Salve a tutti e benvenuti in Piatti Internazionali di Linda. Ogni giovedì grasso nella mia casa italo-polacca i pączki non possono mancare. I pączki sono delle ciambelle ripiene che in realtà si possono comprare ogni giorno dell'anno nei panifici e nelle pasticcerie polacche, ma che sono i protagonisti indiscussi del giovedì grasso, giorno in cui vengono preparati anche in casa ed in cui è permesso mangiarne più di uno. Per esempio, mio marito quest'anno ne ha mangiati 6 o forse 8, diciamo che ho perso il conto. Oggi condivido con voi la ricetta dei pączki di mia suocera. Come per tutte le altre ricette su questo canale, troverete la lista degli ingredienti e le dosi in descrizione. L'ingrediente più importante per replicare i pączki è la farina. Se avete un negozio polacco nelle vicinanze, vi consiglio di comprare la mąka luksusowa, tradotto in italiano farina di lusso, spesso anche indicata come tipo 550. Questa farina è simile alla farina di tipo 0 italiano. Usando la farina 00 i vostri pączki avranno una consistenza un po' diversa, ma saranno comunque buonissimi. Detto questo, andiamo ad impastare. La prima cosa da fare è preparare un lievitino. Io vi consiglio di usare 20 g di lievito fresco perché è il migliore. Purtroppo qui in America il lievito fresco non è semplice da trovare, quindi io sto usando una bustina da 7 g di lievito secco. Poi aggiungete un cucchiaio di zucchero che toglierete dai 40 g che vi servono per l'impasto. Infine aggiungete il latte che avrete precedentemente riscaldato a circa 37 gradi. Io controllo la temperatura con il termometro, ma se non ne avete uno, ricordatevi che è meglio se il latte è un po' più freddo che troppo caldo, perché già a 40 gradi i lieviti iniziano a morire. Quindi aggiungiamo circa 3 cucchiai di latte, che sono circa 45-50 ml di latte. Poi mescoliamo un po' per far sciogliere il lievito e come vedete il lievito secco non si scioglie benissimo. Ed infine aggiungiamo anche un cucchiaio di farina e mescoliamo bene per formare un impasto che poi copriremo e faremo riposare per 10-15 minuti. In realtà, se state utilizzando il lievito secco, potete aggiungere il lievito direttamente alla farina, ma io ho deciso di fare comunque questo passaggio per farvi vedere come si fa e perché mi piace testare il lievito secco, visto che più di una volta ho dovuto buttare impasti che non lievitavano. Mentre aspettiamo che il nostro lievitino sia pronto, prendiamo 5 uova a temperatura ambiente e separiamo i tuorli dagli albumi. Poi aggiungiamo il resto dei 40 g di zucchero ai tuorli e sbattiamo finché non si formerà un composto chiaro e spumoso. Ci vorranno circa 5-7 minuti. Come le ciambelle italiane, anche i pączki contengono un pochissimo zucchero nell'impasto. Questo perché un elevato contenuto di zuccheri nell'impasto farebbe bruciare facilmente le ciambelle durante la frittura. Come per le ciambelle, anche i pączki saranno ricoperti da zucchero o da glassa. Dopo circa 15 minuti il mio lievitino inizia a dare segni di attività. Ci sono pochissime bolle in superficie, ma se guardate sulla parete della ciotola noterete tantissime piccole bollicine. Con il lievito fresco invece dovreste ottenere un bel lievitino spumoso. Prima di iniziare ad impastare ricordatevi anche di sciogliere il burro, perché per poterlo aggiungere all'impasto deve essere liquido ma non caldo. Ok, possiamo iniziare davvero ad impastare ora. In una ciotola capiente versiamo 500 g di farina, un pizzico di sale e una bustina di vanillina. Poi aggiungiamo anche i tuorli montati con lo zucchero e anche il lievitino. Infine aggiungiamo 200 ml di latte tiepido. Se la ciotola in cui avete sbattuto le uova è ancora molto sporca, vi consiglio di usare il latte per pulirla bene dalle uova. Quindi iniziamo ad impastare. Io oggi impasto con le mani, ma ovviamente la planetaria va benissimo. All'inizio l'impasto sarà piuttosto duro, ma pian piano la farina verrà assorbita. Dovrete impastare per circa 10-15 minuti e alla fine dovreste avere un impasto elastico e appiccicoso come questo. Ora possiamo iniziare ad aggiungere il burro, che a questo punto si sarà raffreddato. Aggiungetene una metà e poi impastate finché il burro non si sarà completamente assorbito. Quindi aggiungete l'altra metà del burro e continuate ad impastare.
Quando tutto il burro si sarà assorbito, aggiungete anche 30 ml o 2 cucchiai di alcol puro o vodka o rum e continuate ad impastare finché non si è completamente assorbito. Se non volete usare l'alcol, mia suocera dice che l'aceto, lei usa quello di mele, va bene lo stesso. Alcol o aceto sono importanti perché aiuteranno ad avere dei ponchiki leggeri che non assorbono olio. Finito di impastare, cercate di formare una palla e coprite la ciotola. Fate lievitare l'impasto fino al raddoppio. Dovrete aspettare circa un'ora o un'ora e mezza, dipende dalla temperatura che avete in casa. Dopo circa 70 minuti il mio impasto è pronto. Guardate qui com'è bello gonfio. Quindi infariniamo leggermente il nostro piano da lavoro. Dopodiché trasferiamo l'impasto sulla spianatoia e impastiamo per circa 2-3 minuti. In questo passaggio vogliamo rimuovere tutte le eventuali bolle d'aria che verrebbero a compromettere l'aspetto finale dei nostri ponchiki. Di nuovo infariniamo leggermente il piano di lavoro e con un mattarello stendiamo l'impasto. È importante utilizzare la minima quantità necessaria di farina perché ogni eccesso di farina si brucia durante la frittura e questo potrebbe compromettere il risultato finale dei vostri ponchiki. Continuate a stendere il vostro impasto fino ad ottenere un disco dell'altezza di circa 1 cm. Dopodiché usate un bicchiere dal diametro di 7-7,5 cm e ritagliate dei dischi, in questo modo. Ovviamente potete usare anche un coppapasta. Quello che sto usando io oggi è di 6,5 cm che mi darà dei ponchiki leggermente più piccoli rispetto a quelli che trovate nei negozi, ma visto che mio marito ne mangia almeno 2 ogni volta, io preferisco farli un po' più piccini. Se siete nuovi, ne approfitto per invitarvi ad iscrivervi al mio canale di cucina internazionale, lasciarmi un like se questa ricetta vi piace e lasciarmi un commento con suggerimenti o piatti che vi piacerebbe imparare a cucinare. Una volta che avrete intagliato i vostri dischi, disponeteli su un canovaccio pulito. Ripeto, non c'è bisogno di aggiungere farina. Con l'impasto avanzato formiamo una palla che poi ristenderemo per ricavare ulteriori dischi. Non avete un mattarello o una spianatoia? Non c'è problema, vi mostro un metodo alternativo. Dividete l'impasto in pezzetti da 40-50 grammi, i miei oggi saranno di circa 40 grammi. Poi chiudete i vostri ponchiki in questo modo e aiutandovi con le mani dategli la forma di una pallina. Infine schiacciate la pallina un po' tra le mani per dargli la forma di un disco. Solo se l'impasto è troppo appiccicoso, allora infarinate leggermente la superficie della vostra pallina. Ve ne mostro un'altra. Quindi chiudo bene l'impasto in questo modo e poi formo una pallina. Poi infarino leggermente la pallina ed infine schiaccio leggermente per avere un disco. Vi suggerisco di mettere da parte un po' di impasto che useremo come spia per assicurarci che l'olio è pronto per friggere i ponchiki. Infine copriamo i nostri dischi con un canovaccio e facciamo lievitare in un luogo caldo per circa mezz'ora. Nel frattempo prepariamo il nostro ripieno. Io riempirò i miei ponchiki con 2 delle marmellate più usate in Polonia per imbottire i ponchiki, quella di rosa canina e quella ai petali di rosa, ma anche la marmellata di lamponi o la crema pasticcera sono piuttosto usate. Lavoriamo un po' la marmellata fino ad ottenere una crema senza grumi. La mia marmellata di rosa canina in realtà è già piuttosto cremosa, mentre quella di rosa è più gelatinosa e quindi ho dovuto lavorarla più a lungo per ottenere una bella crema. Per riempire i ponchiki io userò una siringa da pasticceria con il beccuccio lungo e stretto. Semplicemente, aiutandomi con un cucchiaino, riempio la siringa con la marmellata. Dopodiché chiudo la siringa e mi assicuro che non ci sia aria nella marmellata. Come per le ciambelle, possiamo ricoprire anche i nostri ponchiki con dello zucchero ed in particolare useremo lo zucchero a velo. In alternativa possiamo ricoprire i nostri ponchiki con una glassa e delle bucce d'arancia fritte, che io però ho sempre sostituito con dei canditi all'arancia. Mio marito non si è mai accorto della differenza. Per preparare la glassa vi servirà zucchero a velo e succo di limone o acqua.
Aggiungete il succo di limone o l'acqua e lo zucchero a velo gradualmente, mescolate bene e solo se lo zucchero non si è ancora sciolto aggiungete più succo. Nel mio caso io ho aggiunto circa 3 cucchiai e mezzo di succo di limone a 120 g di zucchero a velo. Ecco, questa è la consistenza che volete. La glassa deve essere bianca e avere la consistenza di crema liquida. Circa 10 minuti prima della fine della mezz'ora di lievitazione, trasferiamo l'olio in una pentola dai bordi alti. Dovrete aggiungere un bel po' di olio nella pentola perché se l'olio non è abbondante, i ponchichi assorbiranno l'olio quando li friggiamo. Io oggi ho usato circa 800 ml di olio di arachidi, ma mia suocera suggerisce di friggere i ponchichi in sugna o in un mix di olio e sugna. Lasciamo riscaldare l'olio lentamente così che la temperatura sia omogenea. Io ho anche preparato una teglia con della carta assorbente dove trasferirò i ponchichi dopo la frittura. La temperatura ideale dell'olio per friggere i ponchichi è tra i 175 e i 180 gradi e io sto usando un termometro per assicurarmi che la temperatura è giusta. In più possiamo anche utilizzare un piccolo pezzetto di impasto che abbiamo preparato come spia. Ecco, vedete, anche la nostra spia ci dice che la temperatura dell'olio è corretta, la pallina sta friggendo delicatamente e non si sta bruciando. Siamo quindi pronti per friggere. Ops, mi ero quasi dimenticata di farvi vedere come sono belli cresciuti i miei ponchichi, eccoli qui. Prendiamo un disco e giriamolo in modo tale che la parte che viene immersa nell'olio sia quella rivolta verso l'alto, in questo modo. Friggiamo i ponchichi circa 2 minuti per ogni lato. I nostri ponchichi saranno cotti quando la superficie sarà di un bel colore ambra tendente al marrone. Ve ne mostro un altro. Quindi capovolgiamo il nostro disco prima di immergerlo nell'olio e poi friggiamo circa 2 minuti per lato. Se avete un termometro ricordatevi di controllare di tanto in tanto la temperatura dell'olio. Una cosa che mi stavo dimenticando di dirvi è: vedete questa linea gialla al centro del nostro ponchichi? Questo non indica che il ponchichi non è ancora cotto, bensì indica che è cresciuto ed è stato fritto bene. In soldoni, dei buoni ponchichi hanno una bella linea gialla. Quando i nostri ponchichi sono ancora caldi, inseriamo la punta della siringa nella zona gialla, che è anche la parte più soffice, e riempiamo i ponchichi con la marmellata. Se volete glassare i vostri ponchichi, semplicemente immergete una delle facce marroncine nella ciotola con la glassa, in questo modo. È importante che facciate questa operazione quando i ponchichi sono ancora caldi. Infine aggiungete in superficie qualche cubetto di buccia d'arancia fritta o, come nel mio caso, canditi all'arancia. Ecco, ve ne mostro un'altra. In alternativa potete anche usare un pennello, come sto facendo io qui, per spalmare la glassa sulla superficie dei ponchichi. L'importante è aggiungere la glassa quando i ponchichi sono ancora caldi. Io oggi ho preparato circa 20 ponchichi e ho usato circa 300 g di marmellata, ma devo ammettere che i miei ponchichi sono pienissimi di marmellata, quindi probabilmente voi potete usarne anche di meno. Come vedete, potete semplicemente imbottire e glassare i vostri ponchichi mentre aspettate che i prossimi siano pronti. Cosa dite? Come imbottire i ponchichi se non avete una siringa a disposizione? Beh, è semplice. Potete imbottirli prima di friggerli. Semplicemente con l'impasto formate un disco un po' più largo e poi disponete al centro un cucchiaino di marmellata. A questo punto chiudete il disco su se stesso. Per fare ciò io prima unisco i due lembi opposti e poi ripeto l'operazione dall'altro lato. Poi sigillo bene, stando attento a non lasciare nessuna fessura.
Infine appiattisco un po' il disco ripieno. Ve ne mostro un'altra. Quindi di nuovo aggiungo un cucchiaino di marmellata, poi unisco i primi due lembi opposti e poi gli altri due e con le dita mi assicuro di chiudere tutte le fessure. Se come in questo caso in un lato della pallina lo strato di pasta è così sottile da far intravedere la marmellata, allora mi assicuro di pizzicare l'impasto intorno per coprire bene l'aria. Se l'impasto è troppo sottile c'è il pericolo che il ponchiki si apre durante la frittura. Tutto il resto è invariato, di nuovo facciamo lievitare mezz'ora e poi friggiamo. Oggi io ho glassato solo metà dei miei ponchiki. Aspetto che l'altra metà sia completamente fredda e poi spolvero ogni ponchiki con abbondante zucchero a velo, solo da un lato. Finalmente è arrivato il mio momento preferito, quello dell'assaggio. Guardate la marmellata. Buonissimi. Grazie per aver guardato il mio video. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta e che proverete a farla a casa. Vi assicuro che non ve ne pentirete. Se siete alla ricerca di dolci di carnevale non fritti, vi suggerisco di provare la King Cake tipica del carnevale di New Orleans, perché è davvero buonissima. Ci vediamo presto con una nuova ricetta dal mondo e non dimenticate di iscrivervi al mio canale per aiutarmi a crescere e di lasciarmi un commento con la prossima ricetta che volete vedere qui.